Negli anni 70-80, quando un artista usciva con un disco, di solito mandava alle radio private una copia del 45 giri, oppure si presentava direttamente dopo una telefonata con il disco in mano e si metteva seduto lì in un angolo ad aspettare di essere intervistato quando non era ancora abbastanza famoso. Ricordo Biagio Antonacci in una radio di Bologna al centro, all'ultimo piano in centro, e si presentò questo ragazzo con questo disco, si chiamava Fiore, io non l'avevo mai sentito, né lui né il suo disco, e misi il disco in preascolto. Che bello che è sto pezzo! Ed era Fiore, che probabilmente conosci già. Bene, all'epoca non lo conosceva ancora nessuno e di lì ci fu un grandissimo successo per Biagio Antonacci, non certo per merito mio, però mi piace pensare di avere contribuito un po' alla sua fortuna anche con questa sciocchezza. Bene, vorrei dare lo stesso impulso anche a un altro artista che ho ascoltato e che ho pensato, se io fossi in radio, questo disco o una buonissima parte dei dischi della sua discografia, se non tutti addirittura, li metterei in onda. Dico se non tutti perché ci sono dei pezzi che è molto bello ascoltare da solo, magari di sera, di notte, quando sei in auto, per i fatti tuoi. Invece ci sono dischi che sono più radiofonici, un po' più ruffiani. Lui ce li ha tutti, questi dischi, sono poesie in musica. Lui è un pianista, musicista, compositore, che si avvale della collaborazione di pezzi da 90 della musica italiana, però non è uno di quelli che trovi perennemente in televisione, non ancora, perché probabilmente credo il suo momento arriverà molto presto, proprio perché ha una grandissima capacità espressiva ed è molto, molto simpatico, molto genuino anche, e questa genuinità mi ha colpito talmente tanto che quando mi ha chiesto di leggere qualche cosa per il suo nuovo disco, che quindi sarà prodotto, sarò inserito, cioè avrò questo onore di essere inserito nel suo nuovo disco, io sono rimasto colpito e ho detto: ma senti, posso intervistarti come si faceva una volta? E così è andata. Ecco l'intervista a Corrado Coccia. Grazie. Come la vuoi mettere questa bellissima riunione che stiamo facendo? Guarda, vista la tua capacità dialettica non indifferente, io mi affido assolutamente alla tua capacità dialettica non indifferente. Ok, è fantastico tutto questo. Quindi mi lascio trasportare dal fiume. Ti lasci trasportare. Allora, intanto io devo dire che quando ti ho conosciuto, non ti avevo ancora visto e hai una bella faccia simpatica, io avevo sentito una bella voce simpatica che corrisponde a te proprio, perché alla fine ritornava il personaggio. Poi ti ho conosciuto dopo vedendo anche le tue foto su Spotify e su altri media dove avevi pubblicato le tue canzoni di cui mi sono praticamente innamorato, perché sono anche per questo poi alla fine facciamo questa cosa insieme, perché c'è qualcosa nei tuoi brani, nelle cose che suoni, ma a questo punto ti chiedo: che scrivi anche? Sì, tutto. Quindi sei l'anima delle tue canzoni? Sì, sono cantautore, quindi testi e musiche. Infatti sei un cantastorie. Sì, qualcuno mi chiama cantastorie, ma in effetti forse sono più cantastorie che cantautore, perché in genere il cantautore parla più di sé. Io racconto invece delle vicende, o che mi hanno riguardato o che riguardano altri, però effettivamente sono più cantastorie, cioè la parola è più adeguata a me, ecco. Sì, racconti delle storie, fra le altre cose, molto tenere, molto profonde. Sono storie che in alcuni casi io mi sono sentito coinvolto perché ho vissuto un pezzo magari della mia vita, cose che sono successe. Questo è il raggiungimento che si vorrebbe ottenere da parte di uno che fa quello che faccio io, sentirsi dire queste cose è il massimo. È più importante sentire una frase di questo tipo che vendere dischi, guarda. Però se non vendi dischi dopo. Assolutamente. Io aggiusto gli orologi da 30 anni, sto sempre un po' da parte qui in bottega, nessuno si interessa del mio tempo, ma il tempo che ci metto ad aggiustarli, nessuno poi ci pensa alla mia vista che tra un po'
calerà, e sì, è già che calerà. Poi mi aveva colpito moltissimo gli arrangiamenti delle tue musiche. Lì ho avuto a che fare con gente con le contropalle. Uno su tutti, quello con cui ho cominciato proprio all'inizio, era Danilo Minotti, che è il direttore d'orchestra di Sanremo, l'arrangiatore di Baglioni. Ok. Quindi non il primo che passa. Gli altri sono stati arrangiati da un professore di musica qui a Milano, che è stato anche il mio produttore, e poi adesso il lavoro con il quale mi sto approcciando in questo periodo, e dove ci sarai anche tu, è tutto arrangiato da Ornella, che è la pianista di Concato, insomma. Luna che scendi pian piano e depositi il chiaro sul letto del mare, sembri la scena di un quadro e nemmeno Monet dipingeva così. Tanti bambini col naso all'insù per guardarti, 1000 poeti ti cercano per bestemmiarti, il tuo colore su noi. Io ci ho ritrovato nelle tue canzoni tutto il mio trascorso di DJ nelle radio a partire dagli anni 70, perché in realtà io sono entrato nelle radio negli anni 80, ma ho cominciato a viverla negli anni 70, quando mio fratello faceva il DJ e io lo ascoltavo alla radio e trasmettevano i cantautori. E i cantautori di allora avevano testi piuttosto pregnanti, intensi, alcuni che magari io ho capito dopo 40 anni che li ascoltavo. Succede questa cosa, no? Ma secondo me tu hai una nicchia di persone che ti devono adorare. Io mi affido a degli eventi che faccio, per esempio in live streaming su Facebook, e io, amando molto la poesia, coinvolgo i poeti, le poetesse, facciamo dei live streaming proprio il sabato sera, dove io alterno la messa in onda di questi poeti con delle mie canzoni, cercando di incastrare le loro tematiche con le mie. E non sempre si riesce, perché è molto difficile. Ieri per esempio ho ospitato, sempre virtualmente, la figlia della Merini, e insomma ha letto dei testi di sua madre. Insomma, trovare delle canzoni che si accostino a quelle reliquie scritte, insomma, è molto difficile. Però ecco, il mio bacino d'utenza è quello della poetica, insomma. Il treno sfreccia in fretta e taglia l'aria che mi gela in faccia, ed io rinchiuso dentro il mio cappotto a Gare de Lyon. Due chitarristi in manouche e una danseur de claquette, il tuo vestito sul blu, fiori bianchi e paillette. Le tue radici dove affondano? Allora, io ho iniziato, ma siamo già in diretta, no? Cioè, nel senso, è già la trasmissione? Io ti sto registrando, poi tu... Ma ho detto un po' di parolacce dopo. Sì, ma dopo gli metto i beep. Quello lo taglio. Le mie radici, io ho iniziato ad amare la musica e quindi la scrittura della stessa, perché comunque ad amare il cantautorato attraverso la conoscenza di un cantautore dialettale milanese che si chiama Nino Rossi, si chiamava, perché adesso non c'è più. E chiusa quella parentesi, anche perché mia sorella era DJ presso una radio locale di Milano dove trasmettevano solo dialetto, ecco, chiusa quella parentesi, ho cominciato ad ascoltare fondamentalmente un cantautore più degli altri, e poi via via degli altri ancora. Il primo che ascoltavo e che ascolto ancora oggi in maniera assidua è Baglioni, è il mio idolo in assoluto. Allora, poi io ho tutti i dischi di Baglioni in vinile a 10 metri da qui, nel mio porta dischi in vinile. Figurati. Quindi io sono passato da Signoralia a tutte le altre canzoni. E negli anni 80, quando fece il militare, io avevo la cassetta di Baglioni con La vita e adesso, che mi ha accompagnato per tutto quell'anno. Ti suono una fiaba, così, tutto uguale, almeno il risveglio la puoi ricordare, la suono pian piano, in punta di ali, un volo leggero tra 1000 gabbiani da qui. Non
me ne andrò fino a che tu. Poi ecco, dopo Baglioni pian pianino ho anche scoperto altro, ci mancherebbe. Ho amato tantissimo Elton John, e quindi la parte pianistica del rock and roll, insomma, Elton John, Billy Che è uno Joel. che pesta al piano, ma tanto. Esatto. Poi ho amato tantissimo, sempre per restare in tema esterofilo, Tori Amos piuttosto che Nora Jones, e questo mondo qua un po'. Adesso addirittura ho scoperto una cantautrice che è sull'onda di Tori Amos, che si chiama Agnes Obel, che deve essere una cantautrice scandinava. È molto soft, ha questa voce molto compassata, molto vellutata, eccetera. E tornando all'Italia, amo Fossati da morire, e Vinicio Capossela e tutto questo cantautorato un po' che adesso non è neanche più di nicchia, perché Capossela riempie gli stadi, quindi insomma di nicchia non si può più dire. I vecchi Avion Travel, quando c'era il povero Fausto Mesorella. Cerco quindi un posto più indicato, che non sia un supermercato e neanche l'università, per ricercare me stesso ed il resto del mondo ed il tempo che va. Concato era una, se avessi avuto una playlist all'epoca ce l'avevo sempre. Io avevo un giornalista che invece odiava Concato, che ogni volta che arrivavo in radio apriva la porta per salutarmi e diceva: sapevo che c'eri tu, ho sentito un pezzo di Concato, perché lo mettevo in onda regolarmente. Concato è straordinario anche lui. Concato, guarda, se vuoi, nonostante io non l'abbia nominato tra la mia playlist, ma ce lo metto non perché adesso stia lavorando con Ornella, ma semplicemente perché è fondamentalmente il più simile tra tutti quelli che ti ho elencato al mio modo di scrivere. E infatti non te l'ho detto a caso. Racconta proprio delle piccole storie e ha questo modo molto sottile di raccontarle, che essere leggeri non vuol dire essere stupidi, nel senso è leggero, è semplice, arriva a tutti, al bambino, all'adulto, all'anziano e all'adolescente, e però racconta nello stesso momento cose anche importantissime. È Led Milano, come te. L'Umarelli, il nuovo successo che ha sfornato in questo periodo di quarantena, sì. Insomma, alla fine parla di un uomo che sta in casa, quindi non è che parla di filosofia, però lo fa in un modo talmente delicato e come dire discreto, che lo rende lo rende una poesia, rende poetica la sua musica. Ed è per quello che ti ci ho visto molto, proprio perché avete quella leggerezza, che non è leggerezza, quella maturità di affrontare temi molto concreti come la vita di tutti i giorni, che molto spesso è pesantissima, o anche solo guardare un angolo fuori dalla finestra, come quando cammini per la strada e guardi dentro la finestra di un palazzo e vedi un paio di persone che si muovono e ti chiedi cosa sta succedendo lì, cosa fanno, chissà di cosa parlano, che cosa avviene dentro quella casa, e poi parte l'immaginazione e comincia a pensare a quelle 4 rampe di scale e alle persone che ci vivono dentro. Nelle tue canzoni c'è un sacco di questa roba, il guardare dentro la finestra degli altri, mi sembra. Sì, assolutamente. Ho detto una cagata mostruosa, magari dici sì, gli dico di sì perché non posso dirlo. No, ma è assolutamente vero. Io sono un osservatore e sono un curioso di natura, e a volte divento anche quasi invadente perché sono troppo curioso, quindi a volte c'è la curiosità, a volte può passare per invadenza, però effettivamente io sono curioso. E poi curiosamente le mie 2 fonti di ispirazione sono il circo, perché ho una famiglia circense che amo quanto quasi la mia famiglia che mi ha messo al mondo. Vale a dire, scusa? Com'è? La famiglia circense in che senso? Nel senso che io anni fa conobbi una famiglia circense di nome Sterza, che stanno nella zona di Brescia più o meno, e loro dopo averli conosciuti bene, diciamo così, insomma sono diventati talmente amici che sono diventati quasi parenti, siamo confidenti, ci vogliamo un bene dell'anima. Io più volte, insomma c'è chi non ci crede, ma effettivamente questa è la verità, io più volte ho fatto una valigia per poter scappare al circo e star con loro, però poi mi sono fatto 2 conti, ho detto insomma forse venire a casa e trovare il riscaldamento acceso fa più comodo. Perché è una vita piuttosto
una vita un po' pesante, insomma, molto pesante, soprattutto in questo periodo che sono fermi e non sanno neanche come poter mangiare a fine mese. Certo. Però ecco, questo circo, questo mondo surreale felliniano, infatti non per niente Clown di Fellini è il film che amo di più in assoluto, ecco, mi ha portato a scrivere cose che vanno un pochino a toccare la sfera infantile, il bambino, il gioco, lo scherzo, eccetera, ma con una punta di malinconia, perché il clown alla fine è malinconico, oltre che essere simpatico e divertente. Il vero viaggio della scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nel vedere con occhi nuovi. Ci vogliono molti anni per diventare bambini. Un giorno senza ridere è un giorno perso. Nessuna carovana ha mai raggiunto l'utopia, però è l'utopia che fa andare le carovane. C'è chi lavora il legno e chi cuce, c'è chi pedala in sella ad un carretto che lo conduce verso un'altra piazza, sempre che non si spezzi per la sua stazza. C'è chi raccoglie un fiore dentro un cappello, chi è appeso ad una trave intona un verso, invece chi ha paura di quel coltello che si dovrà infilare sopra il cappello. Arriva Rataplan con pochi guiti e tanta fantasia, nessuna carovana ha mai raggiunto un sogno, ma il sogno aiuterà la carovana. E arriva Rataplan, la piazza si trasforma per magia in una giostra piena di colori a festa, Birilli mangia fuoco e tutti a testa in su. C'è chi si sente stretto dentro un cappotto, chi porta occhiali buffi sopra la testa, chi fa l'equilibrista e tocca il cielo senza paura alcuna del vuoto sotto. C'è chi strimpella trombe e clarinetti, chi fa apparire sogni dentro cassetti, chi lancia sguardi buffi a quei bambini coi loro sguardi fissi e palloncini. Arriva Rataplan con pochi guiti e tanta fantasia, nessuna carovana ha mai raggiunto un sogno, ma il sogno aiuterà la carovana. Arriva Rataplan, la piazza si trasforma per magia in una giostra piena di colori a festa, Birilli mangia fuoco tutti a testa in su. E io sono, penso, un cantautore di questo tipo, tant'è che una volta a Como una signora, mantenendo anche una certa distanza, dandomi del lei, insomma, giusto per tenere, io sono io, tu sei tu, mi ha detto: guardi, lei è bravissimo ed è un cantautore malinconico. Ecco, quella signora, senza conoscermi, mi ha centrato in pieno, perché effettivamente io sono così, sono un cantautore molto malinconico. Ma malinconia non vuol dire tristezza. Te lo stavo per dire, perché io in realtà quando stacco dalle tue canzoni, che mi rimangono nelle cuffiette per parecchie ore al giorno, non sono triste, anzi tutt'altro, sono divertito, sereno, allegro, spazzano via. Non lo dico perché ti sto intervistando, perché altrimenti manco te l'avrei proposta, perché non faccio interviste solitamente sul mio canale, perché parlo di tutt'altro e l'intervista di solito è una cosa che si fa fare alle persone serie. Io non sono troppo serio, per cui neanch'io. Però è vero, è verissimo questa cosa, assolutamente. La malinconia e la tristezza sono due cose completamente diverse.
diverse. Ma allora, già il fatto che se uno cioè prova malinconia rispetto a una cosa, vuol dire che quella cosa è stata meravigliosa, non è stata triste. Perché la malinconia di non averla più è perché quella cosa è stata bella. Se fosse stata triste forse non se la ricorda nemmeno una persona, oppure la ricorda con disgusto. Ma la malinconia è: che bello essere stato con quella donna, peccato non esserci più, quindi una punta di malinconia. Oppure che malinconia di quel piatto che ho mangiato in quel ristorante a Bologna, giusto per parlare delle tue parti. Ma la malinconia è una cosa assolutamente positiva. È certo che ti fa scendere la lacrimuccia, questo sì. Semmai, ecco, la punta di tristezza, che poi non è neanche tristezza, è quella, insomma, il fatto che ti lasci un po' di lacrimuccia. Il dolce amaro che rimane lì è stato bellissimo, magari ci sarà ancora, perché poi alla fine Certo. della malinconia delle cose che racconti, c'è sempre una sorta di speranza, ma perfino nell'orologiaio che ti ho fatto sentire prima per fare un test audio, persino lì, che arriva alla fine della sua esistenza, lui è sempre bella, perché la vita alla fine è un inizio, uno svolgimento, una fine, sappiamo tutti dove andremo, però non c'è mai tristezza, non c'è mai rassegnazione. Io aggiusto gli orologi da 30 anni, il mio negozio è tutto scricchiolante, ma il piccolo cassetto degli attrezzi è pieno di miracolanti oggetti. E allora per incanto il capopendolo accordò gli orologi da taschino tutti in do. Ma ti volevo domandare, Dimmi. allora, tu in un momento qualsiasi della tua giornata, nella vita normale, non quella dell'anno che abbiamo appena passato, ma forse anche in quest'anno, ti passa davanti agli occhi qualcosa e dentro la tua mente comincia a ribollire qualcosa, come fosse qualcosa che fermenta. E a un certo punto che accade? Ma allora, qua bisogna sfatare un mito, nel senso, mai credere ai cantautori che dicono vado davanti al mare, mi emoziono e scrivo. No, se vai davanti al mare, guardi il mare, punto. O ci fai il bagno? Ecco, o ci fai il bagno. Per scrivere ci vuole una roba così, una parete. Adesso la mia è arredata di quadri perché adoro la pittura, però teoricamente bisognerebbe togliere anche quelli e avere un muro bianco davanti, che è sentenzioso, cioè non ti può far, come dire, trovare alibi. E davanti a questo muro bianco bisogna impegnarsi a tradurre in parole, quindi in sostanza e in musica, ciò che si è vissuto il giorno prima, il mese prima, l'anno prima. Io in genere sì, mi suggestiono se vedo un'immagine particolare, però a volte mi suggestiono su cose che non esistono, il surrealismo, quindi le cose, cioè se vedo una cosa vera, io faccio uno switch mentale e quella cosa la faccio diventare impossibile. Allora da quell'impossibilità ne traggo un testo. E faccio un esempio molto delicato e lo faccio in punta di piedi. E quando morì Tommaso Nofri, quel bambino di Parma che tutti conosciamo, ecco sì, la cronaca, la televisione e i giornali ci fecero un ampio dibattito con lunghe serate in diretta Rai. Però io se avessi scritto, perché ho voluto farlo, una canzone su questo bimbo, era inutile che raccontassi i fatti di cronaca, l'aveva già fatto la TV. Allora ho detto, se proprio devo impiegare del tempo e scomodare magari anche la madre che ne viene a conoscenza, insomma io mi immagino questo Tommy con delle caramelle fatte a macchinina, oppure immaginandolo in mezzo a un mare di pesci che spruzzano a bracci, quindi su cose assolutamente fiabesche e Disney, robe da Disneyland, ecco. Per cui ho creato una cosa vera e l'ho fatta diventare una fiaba. Okay. E questo è quello che faccio abitualmente. E infatti la canzone è meravigliosa. Mostri che lottano insieme per fare del bene, soldatini che sparano munizioni di zucchero per te, una corona di
stelle sarà la tua strada, per restarci un po' in bilico, come quando si scivola un po'. Tommy, sarà pure banale, ma mi viene da pensare alla faccia che avrai quando scoprirai un uomo che ti dedica un verso con il tempo che vuoi. Tum, 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 tum. Ma è meravigliosa anche la musica che ci hai messo sopra, che ci Sì. hai costruito. Come ti è nata, per esempio? Sono curioso di capire, perché è vero, è lavoro, cioè in realtà quando fai il musicista devi sapere quello che fai, cioè hai tutta la tua tecnica, Certo, però, sì. però Allora, io allora lavoravo con Danilo Minotti, che insomma per chi non lo conoscesse sono in pochi, è stato direttore d'orchestra a Sanremo e arrangiatore di Claudio Baglioni, insomma chi ne ha più ne metta. E portai a Danilo questo demo fatto con questo pianoforte e una voce sgrausa, forse fatta col telefono, non lo so. E gli dissi: guarda, falla diventare una storia magica, falla diventare una cosa dove un bambino ne può fruire tranquillamente, anche sia a livello sonoro, sia a livello proprio, come dire, che sia cantabile, che sia molto orecchiabile, farla diventare un qualche cosa fruibile ai più. Ecco, cosa che ha fatto come ha fatto nella canzone che hai citato prima tu, L'orologiaio. l'orologiaio, quindi è opera sua. Come? È opera sua. Sì, è opera sua, gli arrangiamenti sono i suoi, quindi quello era un EP formato da 5 brani diretti appunto da Danilo Minotti e registrati con l'Orchestra Sinfonica di Roma alla Forum Music Village degli Studi Romani. E lì è stato un disco pazzesco, c'erano 45 violini, c'era una roba che era più grande di me, insomma. Dopodiché sono nati dischi più normali, perché comunque ho sempre cercato un qualche cosa che mi rappresentasse più del solito, insomma, quindi anche il secondo disco è stato preceduto da delle cose che poi farai anche tu in questo disco, e quindi da pure. dei cappelli Sì, certo, come le dire, frasi. Sì. Quando esce poi, a proposito? col nuovo? Sì, Allora, sarebbe dovuto uscire il 14 febbraio a San Valentino, però era il problema è perfetto. che io devo andare a Rimini a incidere la voce, ma sono ancora a casa mia, perché Eccola qua. ovviamente non si può uscire dalla regione Lombardia, per cui adesso sembrerebbe che dal 15 febbraio si possa, quindi farò 4 giorni intensi a Rimini e andrò a registrare, insomma, quindi spero almeno. E niente, come ti dicevo, sono passato a quel disco che aveva già comunque delle particolarità di tipo recitativo, c'era anche una poetessa di Brescia che era intervenuta, eccetera. L'altro disco ancora, che si intitola Santi e Disfatti, è stato diviso in 2 parti, il primo con un'orchestra da camera, il secondo invece pop, e avevano come peculiarità il fatto di essere l'uno contro l'altro, 2 dischi a specchio. In uno si parlava dei santi, e ne ho scelti 7 appositamente, e negli altri i loro contrari, che non vuol dire 7 figure maledette, ma 7 storie all'opposto, e quindi santi e disfatti. E poi questo, dove parteciperà un certo signor Paolo Balestri, che insieme al sottoscritto siamo gli unici 2 omini in mezzo a 5 donne. Quindi, insomma, Ok, ma credo che siamo in sia. ottima compagnia. È la cosa migliore, sono i più grandi costruttori, perché noi distruggiamo, oppure se siamo in mezzo a loro riusciamo a creare, senza Esatto. non c'è equilibrio. Spenderei 2 parole per queste donne, a parte Ornella D'Urbano, che è produttrice esecutiva, arrangiatrice, pianista, e poi c'è Giovanna Famulari, il violoncello, che ha suonato con Ronda, Tosca e chi ne ha più ne metta. Poi ci sarà una certa Anna Redelli, che si è occupata di dipingere la copertina, e poi ci sarà Claudia Gaetani, che è una poetessa poliziotta, perché di mestiere fa questo, e che Questo è addirittura molto particolare, il poliziotto poeta è molto particolare.
Esatto, e si è presa la briga di far cosa? Di intitolare una sua silloge poetica esattamente come il mio disco, e ogni poesia si intitola come ogni canzone. E anche il libro avrà il formato CD, quindi quadrato, e non il classico libro rettangolare. E quindi insomma saremo contornati da donne, io e te siamo gli unici maschietti. Insomma. Ok, ma tutto questo. Sì, Adesso, di solito chi segue il mio canale, ci sono molti musicisti, molti cantanti, gente che comunque fa la sua gara nel sì. mondo della musica. La domanda invece che verrebbe a me, pensando a loro, è questa. Spero anche di rispondere a una loro eventuale domanda. Come si tiene in moto, in piedi il mestiere questo del mestiere dell'artista, tecnicamente, fisicamente, economicamente, come sta in piedi in questi anni? Ma allora, economicamente è un disastro, nel senso che io ciò che guadagno facendo il mio lavoro, che mi dà la possibilità di pagare le bollette e farmi fare la spesa al fine settimana, ecco, tolgo una gran fetta di quello stipendio e lo metto nella musica, senza guadagnarci assolutamente niente, perché io i dischi li vendo se li vendo, e quando c'è una serata live, insomma, quindi adesso è 2 anni che non se ne fanno, quindi insomma. E quindi se va bene, se sei in hit parade, diciamo forse qualche diritto ti arriva, altrimenti resti... No, allora io c'è da dire una cosa che è quella che mi fa essere cocciuto come il mio cognome, Coccia, ecco, che mi fa essere cocciuto, è il fatto che è arrivato quasi a 50 anni, tra 2 mesi ne faccio 50, ecco, non mi sono ancora arreso e credo a un sogno. Quindi se uno crede a un sogno può averne anche 75 di anni, che ancora sta in piedi lì a pensare che qualcosa possa accadere. Sono probabilmente un eterno illuso, ma se sono stato ascoltato bene prima, sono ancora un eterno Peter Pan, per cui probabilmente questa mia non crescita, questa mia illusione è figlia di questa cosa, insomma, quindi... Però in realtà ogni disco che fai è una vera e propria, un figlio quasi, Sì, per, sì, sì. per la partecipazione delle persone che poi per partecipare devono crederci veramente in te, perché altrimenti non vedo come artisti di quel calibro tu possa portargli un pezzettino fatto sul cellulare e ti ci tirino fuori con tanta musica, e un pezzo così impegnato, tecnicamente è impegnato, cioè non si tratta di una strimpellatura, No, e no, tutt'altro. c'è un grosso lavoro di produzione dietro, e quindi ci sono persone che sì, ok, tu le pagherai anche, o pagherai una parte dei tuoi costi, però queste sono persone che ci mettono veramente tanto. Non si tratta solo di mestiere, ma si tratta proprio di arte, Allora, capacità. conto che parlando di Danilo Minotti, non per parlare sempre di lui, però lui mi disse: Corrado, se io non avessi creduto nel tuo progetto la faccia non me la rompevo, nel senso, io ho suonato con Baglioni, Amy Stewart, Ramazzotti, è stato chitarrista di Mina, insomma, voglio dire, cioè, uno non si rovina la faccia perché Corrado Coccia gli porta qualche soldino. Se la mette in gioco è perché ci crede, insomma. Certo. Così come gli altri, perché Quindi comunque... di fatto è stata una sorta di colpo di fulmine come il mio quando ho sentito i tuoi pezzi. Beh sì, in fondo sì, alla fine della fiera sì, io è un po' come il colpo di fulmine che ho avuto io nei tuoi confronti, tu hai una voce sensazionale che fa rabbrividire veramente anche i muri, per cui io appena ho Quindi il sentito goffrato sotto... sul muro te lo faccio parlando. Sì, no, Sì. ma nel senso io quando ho scritto questi monologhi che precedono le canzoni, le 11 canzoni che andranno a completare questo disco che ricordiamolo si chiama Tre quarti d'amore, e, e ho detto sì, posso anche leggerle io, però io ho la fabbrichetta, la E di fabbrichetta, come tutti i milanesi, bistecca fabbrichetta, per cui ho detto no, già devo mettere a posto la fonetica, insomma. E però, insomma, già che c'ero, mi sono ricordato di un signore che mi ha fatto spendere un sacco di soldi in microfoni, cioè Paolo Balestra. Cosa hai Quando, comprato? No, aspetta. quando mi consigli, comprate questo No, perché non lo dico mai, comprate no, questo. vabbè, comprate questo no, però Perché insomma, ho fatto una cosa, cioè vorrei che fosse chiaro. este video non... Ah sì, ok, sì, No, sì. perché No, 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 ma non ho comprate questo sponsor, nel senso quindi... che magari
ne consigli uno, poi io magari vado a vedere qualche recensione di qualche tuo collega e alla fine per colpa di Paolo Balestri non ho più soldi, però insomma, Ecco, a furia di sentirlo, questo Paolo Balestri, mi sono detto, ma cavolo, se ho scritto questi monologhi è bene che ci sia qualcuno che li legga come Dio comanda e con una voce pazzesca. E infatti io poi quando tu mi hai mandato le registrazioni, io le ho mandate a Ornella, adesso sembri John Wayne, le ho mandate a Ornella, la mia produttrice, e mi ha detto Corrado, io non ho parole, ha una voce pazzesca, cioè buca come dire, le cuffie, quindi voglio dire, insomma... Beh, speriamo allora a questo punto che sia un po' di zucchero in più su quello che già metti tu nelle tue canzoni. Guarda, hai messo panna, zucchero e tante altre ghiottonerie. Nel disco che stai per fare uscire c'è una tematica o si tratta di tante piccole storie? Perché in realtà il titolo mi dice delle cose. 3/4 d'amore. 3/4 d'amore, allora, premessa, io sono un cantautore che scrive i testi in 3/4, che già questo è bizzarro, però insomma io quando penso a un testo lo penso in valzer, quindi tum ta ta tum E ta molte ta. tue canzoni sono valzer effettivamente. Ecco, e che cosa succede? Che pensando in valzer ovviamente è di natura il mio genere preferito. E allora cosa ho detto? Vabbè, senti, facciamo così, questo disco saranno tutti valzer, perché amo molto questo genere musicale. Dopodiché ho cercato anche di trovarmi un elemento che sia costante ma diverso nello stesso tempo, sia l'amore. 3/4 d'amore, quindi 11 storie d'amore che non sono per forza di cose dedicate a una lei, ma possono essere dedicati alla mia famiglia, a un gatto, a una città, a una L'amore, storia. cioè l'amore voglio dire. C'è talmente tanto da dire che insomma, Copre addirittura c'è una tutto canzone l'universo, per dedicata, cui. esatto, addirittura c'è una canzone dedicata alla storia d'amore tra Ulisse e Penelope, questi due amanti incredibili, no? Oppure una canzone dedicata o liberamente ispirata a un romanzo di Gabriel García Márquez che è L'amore ai tempi del colera. Insomma, ci sono tanti ingredienti. Che non è necessariamente cultura pesante che devi conoscere, ma tu Per conosci carità. questi personaggi attraverso questa storia. Certo. Poi se vuoi puoi approfondire perché Certo, cioè, mi assolutamente avessero sì. E poi la raccontato di scelta anche di Penelope quello che e Ulisse ai tempi partendo da una traccia così, forse mi sarei appassionato di più che non sul grosso librone. Sì, il libro magari sei costretto a leggerlo perché te lo dice qualcuno, insomma. No, beh, poi qua la scelta è stata anche bizzarra per quello che riguarda il tipo di proposta musicale, perché non ci sono né chitarre né batterie né basso, ma c'è un violoncello e un pianoforte, basta. E poi Tutto c'è violoncello, pianoforte e voce. sono Ok. 11 brani per violoncello e pianoforte. Quindi se incontro uno per strada, come diceva quella canzone, ti tirano le pietre, a me ne tirano tante. Perché? Il periodo che stiamo affrontando di trap music, Sì, è vero. ecco, uno che propone violoncello e pianoforte lo piglia una sassata, insomma, però vabbè. Vabbè, l'avanguardia è sempre stata così. Sì. Non ce ne faremo mai niente di te, cioè cosa vuoi che sia questa Eh. Chi vuoi che la setta e poi di qui a poco tornerà. Guarda, tornando a Baglioni, quando fece un provino alla RCA negli anni 70 a Roma, c'era uno che gli disse: Questo piccolo grande amore è un buon lato B, questo non farà mai niente. Peccato Ok. che questo piccolo grande amore è diventata la canzone del secolo, insomma. Certo. Ma è un classico questo, quando ti dicono così, tranquillo, sei sulla strada giusta. E a te l'hanno detto? Scorsi arrivò ultimo a Sanremo. Poi ci fu anche Zucchero che arrivò ultimo. Poi Eh. c'è stato chi è arrivato prima e ho intervistato in radio, mi ricordo Jalis, che poi sono scomparsi, poveretti anche loro nella... Sì, Jalis, sì. Sì, Me ne ricordo. ci sono un sacco di meteore. Ma a te è stato detto lascia perdere, per esempio? Non ho capito, scusa. Ti hanno mai detto lascia perdere? Non è il tuo mestiere? Innanzitutto me lo dico da solo. No, vabbè, quello lo so, ce lo diciamo tutti. E ci chiediamo anche perché, come facciamo a farlo, però questo è un No, altro lascia discorso. perdere proprio no. Ci sono invece tante persone che mi dicono seguita a crederci perché comunque vedono la mia buona volontà e indipendentemente dalle qualità che uno può apprezzare o no, però ecco la volontà ce la metto tutta
e forse anche troppa, perché porto via del tempo alla mia vita personale, al lavoro che mi permette di mangiare, quindi Beh, adesso la tua sto vita giocando personale in realtà è in quella, cioè nel licenzia. senso che tu dentro sei quello. Come? Dico, la tua vita personale è quella perché tu dentro sei quello. Se quello te lo togli, tu inaridisci. Ah, assolutamente sì. E per cui, insomma, io ci credo fino all'ultimo e poi se sono rose fioriranno. Poi c'è sempre la fatidica frase, speriamo che non siano cacchi. No, sarebbe più grave. Quanto è Insomma. importante essere primi in classifica e invece esserci semplicemente e raccontare la propria storia? No, semplicemente essere primi in classifica vuol dire avere un cambiamento di vita a livello economico incredibile, nel senso che si guadagnano dei soldi per cui uno veramente fa quello che poi vuole, no? Però non è questo quello a cui vorrei puntare. Io vorrei fare il cantautore e grazie a questa professione potermi pagare l'acqua, il gas e la luce. Non chiedo di diventare miliardario né di cambiare macchina. Cioè La poter macchina. stare girato sul pianoforte pensando a quello e non alla bolletta che scade. Esatto, sì. Sì. Perché alla fine della fiera non sono neanche più maturi i tempi per cui ci sono, come dire, esplosioni di successo clamorose. Forse l'ultima che si può chiamare tale fu quella della Pausini. Ecco, dopo la Pausini che riempì gli stadi e li riempie anche adesso, insomma, dopo la Pausini ci sono state, come dicevi tu, Meteore, poi ci sono stati personaggi che hanno fatto dei gran pienoni, poi però non sono spariti. Ma ecco, successi planetari, almeno in Italia, si parla della Pausini, La l'ultima. Pausini che arriva tra le altre cose da Sanremo e da Pippo Baudo che la Sì, voleva assolutamente e la adorava, quindi esatto. ora se tu dovessi scrivere una canzone in questo momento, per esempio, cosa faresti? Di cosa parlerei o cosa Di cosa farei? parleresti? Cosa ti frulla in mente in questi giorni? In questi giorni, beh, innanzitutto finire il disco, beh, a parte questo. Facciamo una canzone E sul finire il poi, disco. non lo so, ieri stavo passando con la macchina vicino a dei campi dove abito io, qui nel Pavese, e mi ha affascinato molto una cosa. Io non sono bravissimo in inglese, però mi pare che streaming, che è una parola usata di frequente in questo periodo, soprattutto da quando è iniziato il lockdown, voglia dire fiume. Fiume di dati in questo caso, sì. Fiume di dati. Ecco, però ieri ho detto, ma sarebbe interessante far passare uno streaming sul fiume e quindi inventarsi un qualche cosa che possa galleggiare per arrivare a destinazione. E mi è venuta in mente questa cosa qui guardando dei campi qua che vengono arati abitualmente e accanto ai quali passano questi fiumiciattoli a volte molto piccoli, molto corti. Però ecco, forse lo streaming più autentico, più naturale è quello, ecco, e non tanto questo che, come dicevo prima, collegandomi al discorso precedente, è veloce come un click, insomma, no? Però mi E sta se- portando te a me e me a te. È sempre un fiume che... Assolutamente sì, assolutamente sì. Però sai, chi ne fa uso come ne facciamo noi e tantissimi altri per fortuna, e molti dei quali sono dei tuoi colleghi, fanno cose meravigliose, anche istruttive, cose che servono, che aiutano, che arricchiscono. Poi ci sono ovviamente, come in tutte le Vabbè. cose, il loro rovescio, insomma. Ok, ma quello è normale, ci deve essere per forza. E L'importante è poi trovare sempre non- il bello delle cose in mezzo alla melma. C'è, comunque. sì, Devi solo affondare le mani, non stare lontano e dire mi sporco. No, sporcati. certo, certo. E poi magari sarei venuto qua dopo il fiume, mi sarei messo, avrei suonato qualcosa. Un Insomma. valzer? Probabilmente avrei fatto così, ecco, magari pensando se avessi cose nuove da scrivere, probabilmente avrei fatto quelle, ecco. Bello, mi aspetto di sentirlo su un altro disco molto presto. Va Allora, bene. il disco, parliamone come se fossimo alla radio, effettivamente dovremmo dire questa cosa. Il disco è in uscita, quindi fra qualche giorno lo vedremo, lo troveremo su Spotify e, per esempio... Su Apple Music, su Amazon Music e poi insomma ci saranno anche, magari non subito, ma poco dopo, delle copie fisiche, ecco. Chi sta guardando il video in questo momento, se magari lo vede fra un anno, si può andare a cercare tutti i dischi di Corrado Coccia e li
e amarli tutti dal primo all'ultimo come ho fatto io. Mi fai commuovere, ti ringrazio. No, veramente, è perché mi hai pagato un sacco di soldi per quando mai? Ci siamo beccati online, dai, quando è che facciamo l'intervista? No, guarda, anche volendoti dare tutti i soldi che non ho, non li ho. Non li hai, quindi io dovrei farlo gratis. Continuo sempre con il mio coso che vedrai nei prossimi video, sarà sempre così perché non ho sponsor e manco li voglio. Questa intervista l'hai fatta veramente gratis, guarda. Ok, pubblicherò tutto, anche le cose che abbiamo detto che dobbiamo cancellare, e ti auguro la buonanotte. E poi non lo so, posso mettere una tua canzone, inizio, fine, in mezzo, ci posso mettere dei brani? Basta che parli tu perché sono in buona compagnia, a me piace la compagnia. Ok, no, vabbè, però le tue canzoni mi sarebbe piaciuto farne sentire qualche pezzo. Se posso sceglierla, metti Madame Dubois. Bellissimo. Così okay. Almeno salutiamo anche le persone con una nota allegra. Ecco. Madame Dubois veste sempre di rosso fuoco, sguardo volgare, rossetto spavato, profumo dolciastro d'Oriente, caffè chantant de Paris, tu sei la stella tra tutte le stelle. Madame Dubois veste sempre di rosso fuoco. Corrado Cocci, buonanotte. La gonna stretta trasforma i suoi passi in piccole mosse costrette. Foulard di seta e champagne, quel giusto tocco di charme, tacchi a spillo. Viaggia sempre con l'autista e scende da macchine blu. Traballante su due piedi va, all'ingresso del bar viola in faccia, dalla rabbia chiede 2 carte al croupier, sempre ostenta la sua mediocrità. Ma poi c'è lui che ti canta canzoni d'amore, con il piano rapisce il tuo cuore e lo porta via. E poi ci sei tu, svesti i panni volgari che hai, cautamente ti muovi per lui, lo conquisterai. Madame Dubois veste sempre di rosso fuoco, la gonna stretta sgualcita traspare, non è che un volgare segnale. Caffè chantant de Paris, tu sei la stella tra tutte le stelle. Spende, spande, strilla e beve, non ha mai cura di sé, non rinuncia se è ubriaca e va fino al banco del bar viola in faccia, dalla rabbia gioca sul numero 3, punta tutto sulla mediocrità. Ma poi c'è lui che ti canta canzoni d'amore, con il piano rapisce il tuo cuore e lo porta via. Poi ci sei tu, svesti i panni volgari che hai, cautamente ti muovi per lui, lo conquisterai. Caffè chantant de Paris, tu sei la stella tra tutte le stelle. Poi ci sei tu, svesti i panni volgari che hai, cautamente ti muovi per lui, lo conquisterai. Caffè chantant de Paris, tu sei la stella tra tutte le stelle.